Benvenute e benvenuti su Marte. Siamo qua nella 7ª edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo e oggi siamo qua con Anica Kitanoska, una delle artiste, Ciao! una delle artiste che ha partecipato alla mostra all'interno del Palazzo Galletti Abbiosi, intitolata Korenja Radici Roots. Oggi approfondiamo un po' qualche argomento che riguarda l'artista. Infatti volevo chiederti, per iniziare, innanzitutto come ti sei approcciata al mosaico, qual è stato un po' il tuo percorso anche dalla Macedonia e poi quando ti sei trasferita a Ravenna, com'è stato, ecco. Tutto è iniziato da un uovo che l'ho decorato alle medie. C'era una competizione nella nostra scuola e lì quell'uovo l'ho decorato con riso e ho vinto primo premio e questo è stato come mi ha stimolato di iscrivermi al liceo. Mi sono trovata molto bene lì, anche perché avevo voglia di lavorare e disegnare e dipingere. Sono stata molto curiosa a imparare le cose e dopo mi sono iscritta in un corso di italiano in Macedonia e lì ho imparato un po' italiano prima di venire qua. Ma prima al liceo abbiamo studiato tanto storia d'arte. Sono stata affascinata dai mosaici da Ravenna. Non so, è stato come un stimolo ancora di iscrivermi in questa accademia a Ravenna, perché è anche unica in mondo che si studia mosaico, è molto originale. Quindi eri già affascinata dall'Italia quando eri ancora in Macedonia, hai iniziato a studiare l'italiano? Sì. Ti sei preparata per venire qua? Sì. E quindi tutto è partito da un uovo mosaicato, fondamentalmente? Sì, l'ho fatto con riso colorato rosso perché per la Pasqua si fanno uova rosse. Dopo quello sempre ho cercato, anche quando dipingo è tutto un po' ripetitivo. E tutto ti ha portato Sì. ad apprezzare il mosaico e a volerlo anche studiare? Sì, quindi. anche perché in Macedonia è comune vedere mosaici, perché dove si trova la mia città, vicino c'è una basilica di IV secolo, Ok. che dentro ci sono pavimenti di mosaico, che lì è vicino Ohrid, dove anche lì è come un sito archeologico, ci sono tanti mosaici pavimentali, lo porto. Ce l'hai dentro? Sì, ce l'ho dentro. Vedi da sempre? Sì, solo prima non ho notato. Quando sei arrivata a Ravenna è stato come ti aspettavi? È stata una bella esperienza? È ancora una bella esperienza? Sì, certo che è una bella esperienza perché sempre la trovo interessante quando vado alle chiese e penso che così si può imparare in più mosaico quando vedi vecchi maestri che hanno fatto quello. E quindi tu parti dalla pittura soprattutto? Cioè sei partita da studiare pittura e disegno e poi ti sei avvicinata al mosaico? Sì, è stato quello. Prima l'ho fatto pittura al liceo, ma abbiamo fatto un mosaico, una riproduzione. È stato molto interessante. E quindi già tu nella pittura, la tua tecnica, il tuo modo di dipingere si avvicina molto a quella scomposizione un po' tipica del mosaico? Sì, la mia pittura si avvicina molto al mosaico perché è quello che da sempre mi ha ispirato, non so, la natura, e provo a imitarla. Quindi tu hai studiato pittura anche, tra tutte le cose del liceo artistico, e questo un po' ti ha dato modo di avvicinarti anche al mosaico, anche inizialmente dal punto di vista pittorico, quindi. Quando penso a un mosaico, prima lo penso come una pittura che forse con tempo, quando mi abituo a mosaico, comincio a pensare come mosaico, non come la pittura. Ma a me mi piace mischiare tutte e due tecniche in una. Interessante. Infatti nei tuoi lavori c'è l'uso della malta colorata in un certo modo, cioè diventa anche parte proprio della superficie del mosaico. Sì, perché avevo necessità di produrre
un dipinto. Ho cominciato a usare la malta invece olio. Dopo ho detto dai, facciamo qualcosa di interessante, forse se uso anche le tessere diventa Interessante come lavoro. sempre interessante. Cosa pensi che possa aggiungere di più il mosaico rispetto alla pittura? Penso che oggi tutte e due tecniche non si sa quale tecnica è, che cosa è, perché sono tutte mischiate insieme. Anche un mosaico può sembrare un dipinto o viceversa. Quindi penso che arte oggi non c'è differenza cosa è. Però ad esempio col mosaico puoi dare una quasi tridimensionalità. Sì, sì, ma anche con pittura puoi fare uguale. Solo che se dici che tu è un mosaico, sì, un mosaico, se è un dipinto, dici tu è un dipinto. Perché non c'è regole, non c'è nulla. Certo. Però il materiale comunque cambia. Forse mi viene da dire che l'uso del vetro, ad esempio, dello smalto e dei vetri, è anche più interessante, no? Magari della pittura a volte. Sì, è più interessante perché dà un senso più affascinante della pittura, quindi Più materico. più materico, sì, perché riflette, è un po' più vibrante. Continuiamo a parlare un po' dei mosaici. Una tua particolarità è di usare le tessere modulate e tagliate proprio, quasi come fossero delle forme, tutte una diversa dall'altra. Tu non usi più una tessera cubica, no? Ma le tue tessere prendono la forma che tu desideri, quasi come se tu avessi un pennello e potessi dipingerla quella tessera. Quella tecnica ho cominciato come un sbaglio, perché prima quando sono venuta qua non sapevo come tagliare con le pinze. Ma mi piacevano tessere più piccole, quindi ho provato di tagliarli così quadrato, ma alla fine non sono diventati così. E dopo ho detto sì, dai, forse sembrano come breve pennellate. Si possono usare come, non so, anche possono seguire un movimento, così diventa più interessante, anche più vibrante. E dopo ho deciso di andare avanti con quella tecnica perché mi ha colpito. E dopo, quando ho cominciato a usare le malte coloranti, per me sembrava come se fossi dipingere o non fare mosaico, ma mi piaceva quella particolarità che si devono mettere le tessere. Non per forza fare un fondo di tessere, ma usare anche della malta. Sì, Quindi tu usi il mosaico per non farlo sembrare un mosaico quasi, no? sì, Cioè vuoi quasi ottenere un effetto pittorico ma col mosaico. col mosaico, sì. Quel taglio di tessera così mi ricorda un po' la tecnica del mosaico filato. Ci sono tessere di tante forme Sì. e quasi tu le riproponi in una dimensione ingrandita ancora, e quindi ogni tessera diventa appunto specifica per dove è stata messa e contribuisce a creare l'immagine. Invece i soggetti che scegli, a cosa ti ispiri? Durante il mio percorso lavorativo sono sempre stata innamorata della natura perché mi circondava. Sono nata e cresciuta nella natura, anche lì ho trascorso la mia infanzia e da questi luoghi che traggo la mia realizzazione spirituale che mi rende più forte da questi luoghi. E forse non importa quante miglia di distanza sono e di quale posto posso essere, sempre li posso nel mio cuore, nel mio subconscio. E per quello l'amo così, perché provengo dalla natura. Infatti i soggetti, diciamo,
sono poco riconoscibili, sono un po' più come dei sogni quasi, no? Non si capisce dove ci si trova. Infatti se ci si avvicina troppo al mosaico quasi non si capisce niente. Sì, un po' astratto. Esatto, sono un insieme di colori accostati che rendono bene quando uno sta un po' più distante. Però ci si trasporta molto dentro questa cosa che dici, perché si vede che sono luoghi come se fossero prodotti dalla mente, quindi con delle sensazioni, con questi colori che magari ti hanno colpito, con queste luci anche, no? E quindi ricordano magari qualche cosa che tu veramente ti porti dentro. Cosa pensi di fare nel futuro? Cioè, Ravenna ti piace tanto da volerci rimanere, oppure ti piacerebbe fare altre esperienze? Ah, sì, a me piace fare altre esperienze perché non sono una persona che sta in un posto, perché voglio girare sempre. Da 14 anni quando sono fuori di casa, quindi sono abituata a spostarmi, sì, perché mi fa piacere, ma sempre porto quella città, quelli posti con me. Fanno parte del tuo percorso alla Sì. fine. E hai idea di andare da qualche altra parte, magari per approfondire il mosaico, oppure magari per lavorare? Cosa hai idea di fare nel tuo percorso? Non ho idea. Vediamo come va il vento. Sì, tu hai detto che diciamo, la tua tecnica è nata quasi per sbaglio, che i tuoi soggetti li prendi da qualcosa che hai vissuto, dei ricordi che tu hai, ma volevo chiederti se magari ti ispiravi a qualcosa in particolare, magari nella storia dell'arte, uno stile che ti piace, un artista che ti piace particolarmente. Sì, certo, perché se devi sapere fare un'opera d'arte devi conoscere bene storia d'arte e i vecchi artisti come prima. Sempre li prendo come un riferimento perché so, quando guardo loro opere, so come deve essere un dipinto, un mosaico, perché loro hanno già dato le basi per la tecnica prima e adesso solo noi, nuova generazione, possiamo aggiungere a quello vecchio un po' di nostro nuovo. Anche prima di fare mosaico ho guardato i bizantini come l'hanno fatto, ma dopo sono molto stata affascinata da impressionisti, post-impressionisti, da puntillisti. Sì, da come ci hai parlato dei tuoi lavori capiamo poi il senso, no, del titolo della mostra, che è Radici, e questi sono lavori che tu ti porti dentro da sempre, da quando sei piccola e da quando hai visto quei luoghi e hai avuto quelle sensazioni. E quindi appunto se ci puoi dire qualcos'altro sui due lavori che sono esposti, perché appartengono anche a due serie diverse. Sì, perché una è fatta, quella tonda, è fatta più liberamente e l'altra invece è più precisa, diciamo. Ma comunque tutti e due li ho fatto in stesso tempo, solo il soggetto che è diverso. Perché Arché? Perché è come creazione. Ok, quindi un significato filosofico. Sì, un significato filosofico. Va bene, allora ringraziamo Anica di questa intervista e di aver accettato di esporre con l'associazione Marte in questa biennale.